Prova. Ci sentiamo. Ci sentiamo bene. Riusciamo a sentirci, senpai? Si sente bene. Ma ti sento bene. È un po' che non facciamo un video assieme. Sì, come, ma io non so manco gli argomenti. Poi ti fotte metti seduto qua. Non so se non so niente. Non so se ci avete fatto caso, ragazzi, ma ogni inquadratura io preparo tutto il set, le videocamere, le luci, tutto il resto che a Senpai Luigi dà un fastidio. Però lui mi mette sempre una chicca nell'inquadratura. Non vi dico cosa, vediamo se la indovinate. Vediamo se la indovinate. Oramai sta usando il mio canale per marchettare proprio a bomba. Bisogna sfruttarla sti youtuber che scassano la minchia sempre qua. Poi allenarmi sono a fare interviste con questo. Sei un genio del marketing. Però io ho sempre voluto bene i rumeni, perciò mi fa simpatia. Sempre vero, storicamente. Perché dovrebbe avere qualcuno problemi con i rumeni? Non ha senso. Ma io li ho sempre adorati, popolo forte, bello. Come dicevo, i nostri primi senpai erano rumeni. Primo Cristian Erte, siamo ancora amici. Poi ho avuto colleghi nei locali notturni rumeni. Ma io mi sono trovato, se infatti quando parlano, ma la gente bisogna conoscerla prima di parlare. Come scrive qualcuno però sotto nei miei commenti. Nonostante arrivi, Ervi, noi ti abbiamo accolto nonostante arrivi da un paese oggettivamente inferiore. Già solo che una persona pensa una stronzata del genere gli dovrebbero togliere la patente, perché comunque andrà a dire minchiate che faranno vergognare l'Italia. Non so se stai ascoltando, ma ripensaci alle stronzate che dici. Consiglio da un po' vecchio. Spettacolo. Il video di oggi, senpai, ho deciso di registrare. Lo so, ma deve essere la sorpresa, perché io voglio che tutti i miei video non sono preparati. La gente pensa che io mi preparo un copione vero. delle cose. Ogni volta mi piace improvvisare, perché quando improvvisi, quando fai freestyle tra virgolette nei video, escono le cose più sincere. Se io ti dico già le domande prima, uno ha tempo per pensare alle risposte, no? Per cercare una scappatella, sai, ma delle io domande tipo che sono me sbattere. Esatto. No, però vedi, tu sei sempre riuscito a dare una perla di saggezza in ogni domanda di merda anche che sono riuscito a farti, quindi questa è una cosa. Non dobbiamo dire più parolacce perché ci sono bambini. Cerchiamo di non dire più parolacce. Infatti un papà che infatti mi fa c'ha ragione, io mi scuso veramente, io sono un po' grezzo. Però no, ai bambini non dite parolacce, caro, che ci sta, è giusto perché anche ultimamente sto cercando di prendere una piega un po' diversa per i video. Con il Senpai Luigi magari non parleremo solo più di karate, arti marziali, ma ho notato che la gente è molto interessata a sapere anche cose tue, storie di vita, no? Che gli aiutano magari nella loro vita ad andare avanti, a trovare una soluzione, a trovare, diciamo, ti usano come modello per cercare di uscire da una posizione brutta nella loro vita. E questa è una cosa importantissima. L'argomento del video di oggi, visto che e cerchiamo di non dire più parolacce, l'argomento di oggi, senpai, tu comunque la gente oramai lo sa, ti conosce da un paio d'anni, ha visto i video che facciamo insieme, oramai si è creata comunque la figura del Senpai Luigi, ma io stesso che ti conosco al vivo, il Senpai Luigi è la persona dura, forte, potente, c'ha l'aria della classica persona che tutti vorrebbero essere. Io ti parlo questo e te lo dico sinceramente, ma penso che tutti quanti lo pensino, la pensino questa cosa. Cioè sei il prototipo di persona, di uomo maschio alfa che tutti vorrebbero essere. Sei forte, duro, hai un'intelligenza comunque che oggettivamente è fuori soprattutto per il settore fighting e marziale. No, senza entrare, ok, cercherò di non creare più litigi nel settore. Portiamo la pace. Però ti hai dimenticato che sono bello. Certo, esattamente. Torniamo alla cosa intelligente. Hai ragione. Come quello dice, ti stimo molto, ma non mi vuoi. È simpatico. Però è simpatico. No, però oggettivamente, tutti quanti vorrebbero essere il Senpai Luigi. È forte, è duro, è muscoloso, è grosso, pesa 100 e passa chili. Non è 100 e passa chili, 99 sono per 110 kg. L'ho messo sulla bilancia l'altra volta. Con il ghi sudato arriva a 115. Non è vero. Io ora ti voglio chiedere, Senpai, cos'è per te, cosa vuol dire per te essere forte, essere potente, cioè la vera forza per te qual è? È un po' complicato l'argomento forza, ci sono vari stadi nella vita, io parlo sempre della mia, non parlo della vostra. C'è stato un periodo della mia vita quando un po' è finito il periodo che ho avuto problemi per strada, perciò non avevo dove dormire, dove mangiare, ho avuto un po' di problemi.
avevo preso il discorso, avevo confuso la forza con la rabbia. Allora ero molto arrabbiato verso... Per te sono diverse le due cose? Sono assolutamente diverse. Molti pensano che dalla rabbia No, assolutamente. La rabbia è il catalizzatore per se avere abbiamo un forza. attimino di tempo ci vorrei arrivare, perché è pericolosissimo quello che hai detto. Cosa successe? Era un motore, un drive fortissimo la rabbia. E io ero arrabbiato perché alla mia famiglia è stato fatto del male dopo la morte di mio padre. Ancora oggi, con una banca che saluto di Caltanissetta, che poi ci vediamo in tribunale, vi faccio vedere io. Questa segnatevela, maledetti. Denunciatemi poi. Ancora ho la rabbia, vedete? Ecco, questa è la rabbia. Questa è la rabbia. In questo momento io sono arrabbiato, ho una rabbia profonda, però la devo domare se sono forte. Perché io ora, se avessi quella persona davanti, perderei il controllo di me stesso. Questa non è forza, questa è rabbia. In quel momento ero più giovane, avevo questa grande rabbia che mi spingeva a dire: se ti hanno vietato di essere felice, di avere un futuro, ti hanno ostacolato in ogni modo, ti hanno rovinato la vita, li devi sconfiggere, gli devi fare vedere che ce la fai. Non dico parolacce, però le state già capendo. Ed ero arrabbiato, avevo una rabbia, Erwin, non lo puoi capire, cioè, ma questa rabbia tante volte mi portava anche a fare errori, perché tutte le volte che reagivo era la rabbia che guidava, era la rabbia che assorbiva tutto, ed era la rabbia di dire io devo esistere, punto, io devo esistere, ma non con la saggezza che deve avere un uomo forte, ma solo con i muscoli. Se non mi vuoi rispettare come essere umano, devo trovare il modo di farmi rispettare in qualunque modo. Quindi secondo te questa è una cosa per far capire al mondo che c'ho una posizione anch'io, esisto sulla mappa Ed è sbagliato. e voglio far vedere Sì. il mio nome, far uscire il mio nome in mezzo a tante, Sì. a tante persone. Ed è sbagliato, perché poi nella seconda parte della mia vita, grazie al karate, grazie a tutti voi, perché ogni giorno imparo da voi, ho capito che la forza non c'entrava niente con la rabbia. La rabbia era solo questo drive che mi portava a reagire in maniera alterata ogni giorno al male che mi è stato fatto, senza perdonare. Allora a un certo punto, devo dire la verità, avevo quasi perso il controllo. Ero diventato realmente pericoloso. L'unico ambiente dove io ritrovavo la mia pace era il dojo. Infatti io sono molto legato al dojo proprio come luogo. Però tu passi tantissime ore. Sì, è il mio posto. Ogni volta che vengo qua È la passiamo mia proprio caverna. ore, giornate. È la Poi mia caverna. si vede magari il video finale, però noi realmente stiamo qua. Quando vengo a passare 2 o 3 giornate al dojo, è proprio tutto il tempo che stiamo a parlare al dojo. È un po' la mia caverna, è il mio luogo sicuro, e consiglio a chi può di trovarsi sempre un luogo sicuro, un luogo dove ricongiungersi con se stessi. Io parlo sempre del rapporto con noi stessi, perché anche la rabbia alla fine io l'avevo con me stesso, perché sì, mi è stato fatto del male, tanto. Anche da organi dello Stato mi è stato fatto del male, che io li rispetto sempre, perché mio padre mi ha insegnato a rispettarli. Tu dici, cavolo, ma ti hanno fatto... Io ho perso il lavoro per 2 anni finché un giudice mi ha dato ragione. Perciò io credo nella giustizia, io credo nei giudici, ma alla fine io voglio bene anche oggi, anche a chi mi ha tolto, perché chi mi ha tolto mi ha insegnato a riflettere dopo, perché io in quel momento l'ho odiato. Vincere è stato, hai visto che avevo ragione io. Poi ci ho riflettuto, ho detto alla fine sono sopravvissuto lo stesso. Quanto è positiva però questa cosa? Ti lascia comunque delle macchie No, lo sai perché? Perché Non ti io lascia delle oggi, ferite in come gambe. oggi, ho sempre affetto e amore e stima per gli organi dello Stato, perché io quando penso agli organi dello Stato mi rendo conto che sono fatti da uomini e l'uomo può sbagliare, punto. Perciò io non sono un giudice. Il giudice è la figura che meno sbaglia, e devo dire la verità, ho sempre trovato dei giudici meravigliosi per le sentenze che ho letto, non cose mie, io sono
non ho problemi. Però mi piace leggere anche le sentenze, le cassazioni e tutto, perché quando c'è l'umanità solitamente la sentenza è sempre bella, e io penso sempre al grande impegno che deve fare un giudice per giudicare la vita di un altro, e quella tante volte è forza. Perché deve far applicare la legge, ma allo stesso tempo non deve dimenticare che dall'altra parte c'è un essere umano che spesso ha bisogno anche di redimersi. Chiaro. La redenzione ad esempio è forza, Che ti dà comunque una cosa, dici sono passato in mezzo a tutti questi problemi, però alla fine ce l'ho fatta. Quando ce la fai è una cosa bellissima. E mi devo scusare. Mi devo scusare perché mi ha salvato la fortuna. Perché non era la via della forza quella era solo la via della rabbia. E se sono qua oggi e sono felice di tutto questo è perché sono stato fortunato, non sono stato bravo. Sono stato solo fortunato. Perciò ci ho ragionato su questo tante volte, alla fine ho detto ma che sto sbagliando tutto, perché al dojo sono felice e fuori no? Allora ho cominciato a cambiare atteggiamento verso la vita, ho cominciato a dire il karate lo voglio portare anche fuori, e è cambiato tutto, è cambiato tutto. Da quel momento devo dirti la verità che non è neanche tanti anni fa, ragazzi, perché io la mia vita è un po' complicata, avventure ne ho avute tante, Erwin le sa. Non tutte, già ne so, che ci può scrivere un libro, o anche due. E lo farò prima o poi. No. Ora, la cosa che mi interessa, senpai, vedi, siamo andati giustamente anche in dei discorsi per dare anche degli esempi magari più pratici, sì, per le persone. Quello che riguarda invece, non lo so, te, no? La tua figura comunque, cioè mi dai l'impressione di essere una persona che non c'ha paura di niente. No, assolutamente. E la gente no, magari. Ascolta, e le persone molte volte questa cosa la invidiano perché dicono cazzo, guarda cavolo, guarda Senpai Luigi, è la classica persona che lo vedi, chi è che gli andrebbe mai a rompere le scatole? Cioè nessuno gli potrebbe mai rompere le scatole, è sicuro di sé. Cioè cos'è per te la paura? Cioè provi paura? Ti capita di aver paura? Allora, ti capita momenti di debolezza? Allora, io valuto la forza da un altro punto di vista. La forza è quella cosa come il coraggio che ti fa combattere la paura. Perciò io ho sempre paura da quando mi sveglio. Perché? Perché io non sono una persona perfetta. Però di cosa? Di tutto. Anche di dire una parola sbagliata e perdere la tua amicizia. E io questo rischio lo posso correre perché io sono un essere umano. E magari perderei un amico meraviglioso perché quel giorno mi giravano, quel giorno era il di più, allora devo moderarmi. Io la mattina devo sempre ricordarmi che mi devo moderare e non sono io solo sulla terra e che non ho nessun potere in più degli altri. Perché non ho più la rabbia. Quello magari è l'ego che molte volte ti fa fare. È l'ego che ti fa sembrare che tutti debbano stare alle tue regole. Ho avuto anch'io questi momenti, ora non è che io non sto giudicando chi lo ha, però vi devo dire la verità, mi sono ritrovato più solo che mai. Mi sono ritrovato veramente solo in situazioni che alla fine dicevo va bene l'adrenalina, va bene tutto, ma io che cazzo ma io che c'entro qua? Io non sono questo, non va bene. Quindi ti capitava molte volte di pensare sono nel posto sbagliato? Sì. Cioè quando ti trovavi magari per necessità in determinate situazioni dici non è questo quello che... Sì. Cioè valgo molto di più. Ti faccio un esempio, io ero in Germania, mi trovai con malavitosi, devo dirti la verità. Parla di quanti anni fa questo? Parliamo del 94, 96 penso. Ma avevi 20 anni più o meno? Sì, 20 anni, io già a 19 avevo finito il militare e sono partito. Io sono partito senza avere i soldi per poter tornare a casa. Cioè me ne sono andato, quando sono sceso al treno in Germania non potevo più tornare a casa perché non avevo i soldi. Punto. Lo zaino del militare, quello verde, e all'avventura. È un buon eulista. Ecco, ora ti faccio un esempio. E questo, ragazzi, per piacere, soprattutto i più giovani, state attenti a quello che vi dico. Io mi sono ritrovato con malavitosi, di cui ho ricordi bellissimi. Sono state le persone migliori che io abbia conosciuto. Ero nel posto sbagliato.
ero nel posto, sono solo stato fortunato a superare quel momento. Ok. Ma tu dici, cavolo, non faccio i nomi perché spero siano ancora in vita, spero che siano liberi, perché realmente ho un ricordo bellissimo di queste persone, però erano malavitosi. Cioè col senno di poi, adesso che c'è una certa Oggi avrei paura pure a salutarli. Ok. Ma non perché non gli voglio bene. Perché tu dici comunque da giovane c'è più incoscienza. No, perché da giovane hai bisogno di trovare qualcuno che ti accetti, qualcuno che non ti guardi come un ragazzino, qualcuno che ti dia il fatto di dire vabbè, ma non ti preoccupare, non hai dove dormire. Una persona meravigliosa, però non farò i nomi, io non ve ne racconto mica. Una notte c'erano meno 15 gradi, io e un mio grande amico, ormai ci siamo separati da tantissimi anni, non avevamo neanche dove dormire, neanche case abbandonate, proprio niente, ci portò da questo personaggio particolare e lui chiamò un nostro amico turco, che poi diventammo fratelli anche con lui, gli diede le chiavi della villa a Bonn. Io quando vidi sta villa rimasi scioccato, ma dobbiamo dormire qua. Ma sì, ma il tizio ha detto così. Minchia, noi dormivamo nelle bettole per strada. Mizzica, facevo cavolo. Allora, se voi romanamente mi dite, ma non sono stati ricordi bellissimi? Sì. Non sono state persone dolcissime? Sì. Però poteva finire peggio. Non l'hai capito? Una retata, una sparatoria, una cosa. Una rapina. E finiva tutto. Lo spaccio, che è la cosa più squallida al mondo, io non ho mai neanche pensato. Però in quel momento io ero in una situazione che realmente non c'entrava niente con la vita. Era un mondo assurdo. E tu dici, cavolo, ma io infatti non rinnego l'amicizia con queste persone, non rinnego quello che mi hanno fatto, io li adoro, io ricordo, però ragazzi, non è il posto dove dovete stare, perché quelle vite lì vi porteranno solo alla rovina, perché arriverà un giorno, la polizia erano tedeschi, la polizia italiana, la police francese, ovunque siete, arriveranno un giorno e la vostra vita da quel momento in poi finirà. Una volta una persona che io conosco, questo per farvi capire, io conosco tante persone di tutti i generi, lui mi disse, mi fa, la mia vita è stata potente fino a quando non mi hanno bussato. Alle 5 del mattino, Finisce. Da quel momento lì è finita la mia vita. Aveva 35 anni quando me lo disse, ancora oggi è in carcere. Mamma mia. Stiamo parlando che già sono passati 20 anni, ruoli, lasciamo perdere. Però me la disse questa cosa, lui non mi disse qua, là, mi sa, è finita quel giorno. Perché prima o poi arriva la sentenza. La sentenza, ragazzi, perché io lo so che voi secondo me non capite tanto. Ora vi faccio un ora esempio. mi voglio collegare Bravo, sempre che al discorso. io tante volte vado. Ora, essendo che stai parlando proprio di questo, il posto sbagliato, ora c'è il fenomeno magari dei ragazzi più giovani, c'è il fenomeno questo qua dei i cosiddetti maranza, no? Okay. Che si sentono tante cose su di loro, sono molto odiati a livello sociale, no? Su territorio italiano si parla che di questo, per chi non lo sapesse, sono gruppi magari di ragazzi che stanno per strada e purtroppo si trovano molte volte a fare cose, spaccare una vetrata, attaccare qualcuno, rubargli il telefonino e fare tutte cose che tra l'altro non è un fenomeno di oggi, come già parlavamo, ma addirittura anch'io quando ero più piccolo, quando ero giovane, passavi, la gente ti rubava le scarpe a scuola, dovevi dargli le scarpe, la merendina, l'orologio, quello che ci avevi. Cioè, comunque c'è sempre stato questo fenomeno, si chiamava in altri modi, però c'è sempre stato. Oggi magari questi ragazzi qua, secondo te, è più per una cosa di essere accettati, che fanno parte di questi gruppi? Quei cosiddetti maranza. A me lo sapete cosa mi dispiace? È che noi quando superiamo i 35-40 anni ci dimentichiamo che abbiamo avuto 16 anni, 17 anni, 10 anni, diventiamo tutti padri eterni, moralisti, tutte persone, mamma mia. Io lavoravo già come sicurezza quando avevo 16 anni nei vari locali, perciò vi ho visto ballare tutti, vi ho visto fare le stronzate a tutti, le ho fatte io per primo. Perciò quando io oggi prendo questi ragazzi e li metto al muro, io non sto dicendo che non sbagliano, ma io voglio capire il messaggio che c'è sotto questo sbaglio. Io voglio capire se realmente sono dei delinquenti o se
potessero fare i panettieri, i muratori, gli istruttori di arti marziali, la loro vita cambierebbe, o se innamorandosi di una ragazza farebbero una famiglia meravigliosa e tutto, perché ora hanno un'età in cui anche noi a 16, 17 anni, 18 anni non valutavamo il futuro. Noi sappiamo che oggi e domani cambia Dio, domani ci pensa Dio. Vero. Perciò È una fase della vita, ecco. Bravissimo, ma cosa succedeva prima? Queste sono parole dei miei genitori. Io sentivo dire agli adulti, perché ragazzi ricordatevi che negli anni 80 e 90 in Italia non è che eravamo nella crema, c'era l'eroina, c'erano le rapine, c'erano le bande armate, ne abbiamo viste tante, perciò smettiamola di fare ora, perciò veramente in confronto forse i problemi di ora sono... lasciamo perdere, perché io me la ricordo la storia e mi ricordo che ero piccolo e mi ricordo gli amici miei che si facevano le pere di eroina, andavano a rubare gli autoradio, rubavano le vecchie, me le ricordo tante cose, li vedevo morire, veniva sempre, sai che Tizio è morto, sai che quello è morto, cioè ecco dai, ricordiamoci sempre che parliamo di ragazzi giovani, ricordiamoci sempre che quando sei giovane hai una spinta ormonale che ti porta a non pensare che domani tutto cambierà. Perciò ricordiamoci sempre che parliamo di ragazzi. Tra questi ragazzi quanti saranno delinquenti veramente? Io penso 1 su 100. Quella persona è giusto che non abbia possibilità, perché quella persona, anche se avrà possibilità, le sprecherà. Perciò lui vuole vivere in carcere, vuole morire lì e punto, e la chiude lì. Perciò lui nasce per... Ma la maggior parte sono ragazzi che se magari trovano un lavoro o qualcuno che non li chiama seconda generazione, terroni, ci fa i programmi su determinati canali TV o ci fa le squadre che li vanno a pestare solo perché questo non fai che alimentare quel fenomeno, la rabbia nelle persone. Stai portando rabbia. Non stai portando una soluzione. Sto portando rabbia. A me, quando sono arrivato qua, e già parliamo del 98, ancora c'erano rimasugli di persone che mi chiamavano terrone. Ma io non mi sono mai offeso perché? Perché ho una mia cultura, un mio lessico e alla mala parata sapevo cosa fare. Perciò non gli conveniva e a qualcuno non gli è convenuto che ha fatto di più. Erano altri tempi, oggi non lo farei più. Ma la casa non me l'hanno affittata. Chiaro. Io non riuscivo ai primi tempi a trovare una casa perché ero meridionale. Pagavo prima, io ho sempre pagato tutto. È vergognoso non pagare le cose quando si può fare. Ed è vergognoso mettersi in testa che posso anche non pagare. Quello vergognatevi chiunque lo faccia. Io mi sacrifico per pagare le cose. Ed è giusto che sia così. Però era rabbia. Quando ho smesso di essere arrabbiato, ho capito che era ignoranza. Non ce l'avevano con me. Li avevano cresciuti così, il signor Bossi, e poi era sposato con una siciliana, oltretutto. E questa gentaglia qui che gli ha trovato una persona inferiore a loro. Quello stesso sistema di questo famoso partito fece la stessa cosa quando era crollato, perché siamo tutti esseri umani, alla fine, vabbè, un po' di cosine brutte le hanno fatte anche loro. Cosa l'altro genio della lampada, cosa ha pensato? Diamo ai meridionali qualcuno inferiore a loro. E ci diedero un nemico finto, che erano gli immigrati. Gli immigrati non sono nostri nemici. Punto. Una persona che tu fai entrare in un territorio e fai in modo che non possa lavorare, cosa deve fare? Cosa deve fare? Non gli dai tantissima scelta. Cosa deve fare? Io una volta non me lo dimenticherò mai, parliamo di veramente 20 anni fa. Venne un ragazzo albanese stupendo, un gigante del mondo della sicurezza. Dice, no, non ti preoccupare, ora vediamo. Chiamo commercialista, avvocati, cose. Mi fa Luigi, non c'è modo. Ma sto ragazzo è qua, ma possiamo farlo lavorare? Dice, ma può essere che mi scusai con le lacrime perché quel ragazzo voleva lavorare. Dopo qualche anno, parliamo sempre di 20 anni fa, non mi ricordo il nome, non so chi è, perciò è inutile. Lo rividi in una situazione dove gestiva qualcosa che non andava bene.
Benissimo, ma scusa. Tu ma dici che- quella cosa poteva già cambiare tutto il percorso della sua ma io glielo vita. chiesi. Avere quella possibilità Lui mi che venne magari a salutare subito perché pazzesco. mi fa, che faccio, muoio di fame. Faccio, compare, non ti posso dire neanche che stai sbagliando, Dio mio, non te lo posso dire perché io ci sono stato per strada, lo so cos'è la fame. Io in un anno persi 22 kg. Io partii dalla Sicilia che ero 90 kg e tutto, tornai a casa che ero 70 kg, mia madre manco mi riconosceva. Io lo so cos'è la fame e so che cosa ti fa scattare nel cervello e so che alla fine te ne fotti di tutto perché dici io devo mangiare. Perciò dobbiamo imparare a vedere il rispetto e dare possibilità. Questi ragazzi che vengono usati dai giornalisti, da determinati partiti, stanno solo arricchendo queste persone. Stanno facendo un business a questi giornalisti e a queste persone che li stanno trattando come la mafia. Non sono la mafia, sono dei ragazzi che se li trattate secondo... perché nei locali vengono. Io non ce li ho questi problemi. Ma io non gli ho mai parlato come un delinquente, non gli ho mai parlato come una persona che non è della mia razza, come un inferiore. Io ho sempre parlato di Giocarosi. E che minchia, dai. Hai detto una cosa bellissima prima, Senpai, che è quella che riguarda il fatto che tante persone si dimenticano di essere stati giovani Sì. anche loro. Sì. La vita va un po' a fasi, no? Entri nella fase del quando sei piccolissimo, la fase adolescenziale, la fase in cui diventi un po' grande e la fase matura. Quando arrivi magari alla... Ma secondo me ogni step che tu passi guardi quello sotto proprio come fosse realmente inferiore rispetto a 10. Oramai io ho, per dire, 20 anni, guardo quello di 13-14 e un coglione. In poche parole, viene da fare questa cosa qua alla maggior parte delle persone, non dico tutti. È quello, cavolo, il problema. Ed è sbagliato. Perché ci dimentichiamo, secondo Ed è te? sbagliato, questa... abbiamo perso una cultura antica. I miei genitori e tanti genitori dei miei amici quando eravamo piccolini, lo sai quando magari ma sai Luigi ha fatto, Enzo ha fatto, Erwin ha fatto, si rispondeva, lo dirò in siciliano, succarosi. Sono ragazzi. Io questa parola non l'ho più sentita dai quarantenni e dai cinquantenni. Perché c'è un'altra permissività ai tempi. Ma non è giusto pensare che siano persone di 50 anni. Sono ragazzi, hanno bisogno di ballare, di sfogarsi, hanno bisogno di regole, di qualcuno che gli vuole bene, hanno bisogno che esistono al mondo, hanno bisogno di dirci che esistono. Non possiamo trattarli fermati, partiamo da Zuccarosi. Poi parliamoci, creiamo, spieghiamoglielo, facciamoglielo capire. Non servono la polizia con i fucili o dei giudici che io veramente non voglio pensare che dolore provino ogni tanto a doverli punire come se fossero degli adulti. Io non parlo di casi gravi, ragazzi, io sto parlando del ragazzino che fa la stronzata. Dai, ne ho fatte di stronzate pure io da ragazzino. Ma io a 15 anni, a 13 anni, a 14 anni, con tutto che ero di una famiglia meravigliosa, educatissima e tutto, ogni tanto capitava la sera che facciamo un errore, punto, un errore, una stronzata, una prova, poi magari lo scopriva mio padre, me lo spiegava e io mi vergognavo di quello che ho fatto. Oggi non gli spieghiamo più niente. È vero, si tende a punire subito anziché magari... Io avevo più rispetto del carabiniere che magari col motorino, parlo ancora che era vivo mio padre, buonanima, perciò venivo da una famiglia benestante, non mi mancava nulla, che mi diceva perché ti stai comportando così, che di quello che mi puniva. Vero, è quella frase che ti fa proprio perché ti sentire bravo, sentire io gli dicevo sentire... ma maresciallo fa, non si fa Luigi, è la proiezione, non si fa, perché vedi che la tua vita sarà rovinata. E aveva ragione, e le parole di quel maresciallo, di quell'ispettore, di quelle persone meravigliose dello Stato hanno salvato la vita a milioni di noi che oggi abbiamo 50 e 60 anni e ce lo siamo dimenticati. Quanti di voi da ragazzini hanno avuto qualcuno che gli ha detto che stai combinando? Perché quando ti metto le manette, io non ti sto dicendo che stai combinando, ti ho già messo al muro, non te lo do la seconda speranza, perché poi entri in un meccanismo che è giusto, perché la legge, processi, cose. La sentenza non vi arriva il giorno dopo, quando ancora siete carichi e la potete affrontare. Questo è un fattore fondamentale che magari molti per incoscienza da piccolini non pensano, ed è una cosa normale, purtroppo. È normale, è tristemente normale, ma... Succede, ma il problema è che poi arrivano magari, se sono cose, se arrivi a fare cose gravi, poi magari passano 10 anni e comunque c'hai
Ma dopo 10 anni io ho conosciuto persone che hanno fatto grandi errori e non me lo scorderò mai. Ero un ragazzo palermitano, ne ho conosciuti tanti, questo però mi colpì tantissimo. Grandi errori, senza mai fare male a nessuno, però cose che non si fanno. Non droghe, cose varie, che quelli non li valuto neanche. E dopo 10 anni lo vidi, faccio, ma che hai? Mi fa, come è arrivata la definitiva. Faccio, no, faccio, ma come stai lavorando? C'hai una famiglia, figli, ma i giudici non... Mi fa, Luigi, ma non... Cioè, per una cosa 10 anni. Cioè, 10 anni dopo. Non l'hai capito, il reato l'aveva fatto 12 anni prima. Quello lavorava nei cantieri, aveva trovato una brava ragazza, gli era nato un bambino. La sua vita era già equilibrata. Niente, fa Luigi, sto andando a pagare quello che ho fatto 12 anni fa. Mamma mia. Perciò ragazzi, ricordatevi, loro, allora, ve lo devo spiegare, queste politiche e questo modo di fare informazione cosa vi dicono? Tranquillo, in Italia non va in galera nessuno. Non è vero. Punto. Le carceri italiane sono stracolme, perciò in carcere in Italia ci vanno tutti. Io non conosco nessuna delle persone che abbia fatto errori dal più piccolo al più grosso che non siano o indagate o condannate o con altre pene alternative, perché poi dal carcere non li posso vedere più. Non è vero. Perché ve lo dicono? E lì dovete stare attenti, ragazzi. Perché è un business per loro. Bravo. Perché facendovi questo, voi fate le minchiate, loro fanno il giornale, prendono i voti, fanno tutto questo e poi scoprite che invece in galera si ci va a finire, che tante volte in galera nelle carceri italiane il tasso di suicidi è altissimo, che sono dei posti dove non esiste niente, non vi darà un futuro, non vi farà nulla, vi toglierà ogni speranza, perché tutte le persone che escono dal carcere poi nella vita di tutti i giorni non hai tutta sta scelta, no, cioè, dopo, vengono non trattate come persone di seconda serie e la vostra vita sarà sempre imperniata in quello schifo. Perciò loro avranno fatto soldi, avranno fatto carriera, scriveranno dei bei libri, come ho sconfitto quello, come ho sconfitto là. I giornalisti fanno le loro belle scene e nessuno si ricorderà che hanno rovinato tante volte la vita a ragazzini di 18, 19 e 20 anni. Perciò per piacere, io non sono nessuno, io sono uno scemo al villaggio sono io. Non vi fate prendere in giro. La delinquenza non è un'opzione, la delinquenza non è forza, la delinquenza non porta nessuno a fare una vita felice, non fanno i soldi. Anche questi ragazzi, a me dispiace, non ti fa dormire bene la notte. No, quello lasciate perdere, non dormi, vivrete sempre nella paura, ma non dando la paura, anche di essere la paura che quello vicino a voi vuole prendere il vostro... È un casino, ragazzi, fidatevi di me, io non ve ne dico minchiate. Ma poi c'è un altro discorso. Oggi passa molto questa musica che è arte, è musica, io la rispetto, che fa passare dei messaggi e tu dici cavolo, pistole, soldi, donne, viceversa, tutte stronzate. Perché? Perché anche questi ragazzi che cantano, suonano e fanno queste cose, i soldi li hanno fatti con la musica, non li hanno fatti sparando. In Italia forse c'è stato un caso di un ragazzo che ha sparato ad un altro. No, ma ti voglio dire, ma il messaggio che certo. passa è arte. L'arte Certo. va presa per quello che è, perciò non vi fate stimolare pensando che Tizio Caio, pensando anche che sia perché... figo farlo e che loro lo Bravissimo. fanno. Perché non è così? Perché non è così. E ora a me, ad esempio, quando ho visto che hanno arrestato quel ragazzo, quell'artista lì in Spagna, non mi ricordo come si chiama, a me è dispiaciuto, perché io lo so che dentro di lui non è un delinquente. Perché alla fine i soldi li ha fatti, ma li ha fatti con la musica. Se si evitava il ferro, lo zio, bello, la gang, sono tutte stronzate, perché tanto ricordatevi ragazzi che il giorno che prendono il capetto della gang, tutti che fate ste regole di onore e minchiate che sono stronzate che vi hanno messo in testa per poi vendervi al macello, perciò voi state facendo solo il loro gioco, capito? Io quello l'ho capito molto presto, infatti mi sono allontanato sempre da tutti, faccio io al macello per voi non ci finirò mai. Cosa succede? Quando poi arriva il giudice, il magistrato, gli dice guarda sono
30 anni. Minchia, come 30 anni? Sì, 30 anni, di cui 20 te li fai al gabbio e poi ti daranno, puoi andare a lavorare, la notte torni, sempre al gabbio stai. Oppure mi dici come funzionava. Mi fa arrestare altre 20-30 persone, che è la gang, e quelli 5 minuti gli vomita tutto e se ne fa 15. Non è che non si fa il gabbio. Il gabbio, ci va comunque, ma per il meno gabbio tempo. ve lo fate tutti. Le carceri italiane risparmia un po' di fanno anni. schifo, non ci sono, veramente, non è un posto che vi fa Non è una diventare- bella cosa non da è una vantarsi bella per cosa, finire, non per è finire una in bella galera. cosa. Non è una Sembra bella quasi che cosa. venga vista oggigiorno. Una Sembra- cosa tipo, sono forte, sono finito stato al in gabbio, galera. sono stato in galera. Non è bello, cazzo. Io non ci sono stato fidati, stavo meglio a casa, per dire. E da- A dormire sul divano, a guardarmi video su YouTube, a guardarmi qualche film, È a veramente- mangiarmi il latte e cereali. Non puoi vantarti di una cosa del Non genere. puoi È proprio vantarti. sbagliato a È livello. sbagliato il concetto che vi spiegano che un po' di galera vi fa diventare uomini. Sono Però qua tutte torniamo al minchiate. discorso di potere. Quello ti dà a livello delle persone nella vita, crea un po' di paura attorno alla gente. Quello è stato in galera e Bravo. ti fa sentire rispettato. No, ma non è Sentire rispetto. questa sorta di rispetto per molti è quasi come fosse una goduria, è quasi come No, fosse è soltanto che hanno trovato una via per dire che esistono. Perché poi alla fine quelli, ci sono anche dei personaggi strani lì, ma quelli seri che hanno fatto la galera, poi i ragazzi non si fanno dire io sono stato, gli dicono no. non Ok, c'è tu andata dici a quelli che finire realmente mai. Non c'è andata a finire Ok. mai. Fa perché è un posto dove poi ci torni. chiaro. Ma non ci torni perché ti piace, ci torni perché Ti ci poi il passi. mondo non ti lascia speranze. E io penso che invece dovete rendervi conto di una cosa, che magari fra qualche anno conoscerete una persona che vi vorrà bene, uomo o donna che sia, magari troverete un lavoro dove vi troverete bene. Ragazzi, io sono partito da Caltanissetta con una famiglia distrutta da questi signori con cui ci vedremo in tribunale, per lavare piatti. Cioè io sono andato nel posto dove dovevo lavare piatti e questo non aveva manco lavoro. Dopo 2 settimane io ero per strada. L'amico mio che era con me fa: Luigi, ma che resta a fare qua? Ma c'ho compa, io non c'ho soldi manco per tornare. Rimasi da solo. Mamma mia. Sei rimasto da solo là, Sì, in Germania. sì. Non parlavi neanche la lingua, non No, pensi? ma io in poco Tedesco. tempo. Sì? Sì, però si stava sempre con italiani, ma io preferivo poi fare altre conoscenze, ma non conclusi nulla, perché poi l'unica speranza era andare a parlare con l'amico degli amici di turno, e che fortunatamente, io devo dire, ragazzi, mi hanno trattato come un figlio, veramente. Però non era il posto giusto, perciò non vi fate illudere da quelle situazioni, perché molto probabilmente non penso quelle persone che ho conosciuto, ma in un'altra situazione magari sì, tieni la nocciolina, tieni quella, ora devi fare questo, questo e questo. Quello che andrete a fare vi costerà per 100.000 volte quella cosa che vi hanno dato. Perciò state attenti a queste cose qui, non tranne che siete proprio dei delinquenti, il male esiste. Punto. Partiamo da questo punto di vista. Ci sono delle C'è persone gente che che è proprio nascono così. per essere così. Punto. Ma loro lo sanno. A me dispiace tutti gli altri. Che si vanno a trascinare. A me dispiace degli altri. A me è capitato di. Secondo te si fa trascinare una persona proprio per assenza di forza? Sì, e soprattutto perché Quando sei la debole ti fai via, sì, è trascinare. debolezza ed è la via più semplice per dire oh, occhio che sono pericoloso. Perché? Perché solitamente c'è un'insicurezza di base. È l'insicurezza che ti porta a fare queste stronzate qua, non è la spavalderia, sei soltanto insicuro. Infatti tante volte quando anche questi ragazzini o persone gli va a parlare il giornalista per bene, che non va a cercare lo scoop, ma va a cercare la comunicazione, loro dicono delle cose e dicono siamo stati trattati male. Ma ragazzi, prima di voi hanno trattato male noi meridionali, continuano a trattare male quelli che abitano nei quartieri, soprattutto giù. Vabbè, io sono rumeno, quindi sta cosa l'ho vissuta Più proprio sulla poveri, mia pelle da quando... si trattano male, sempre più poveri. Siccome io per disgrazia e per fortuna ci sono passato, ma io non sono stato al loro gioco.
perché ho sempre ragionato, la rabbia non mi porta a niente, cosa cavolo sto facendo? E mi sono fermato prima, ma sono sempre stato lontano anche dai sistemi che mi portavano a fare quegli errori. Perché? Perché alla fine, ragazzi, la vita è l'unica cosa che avete. Il tempo che arriverà è l'unica cosa che avete, è l'unica cosa di vostra proprietà. Fate in modo di viverla anche con sacrificio, perché non è vero che diventate ricchi, milionari, ragazzi. Io ne conosco È tanti, passeggera la ne cosa, conosco prima o poi tanti finisce che per stanno tutti, sì. bene, ne conosco due, ma non bene da bar, che io bene che ogni tanto mangiare nel ristorante buono, ma non è che Tony Montana su tutte minchiate, ecco, dai. Non so in altri paesi, ma in Italia state sereni che vi vengono a squartare la Digos, i carabinieri hanno dei reparti, ragazzi, che a 5 minuti sanno tutto e vi prendono. Perciò non pensate, le forze dell'ordine, ragazzi, dovete rispettare, perché sono dei mega professionisti. Non fate i pagliacci che tutti che vi alterate cose, perché loro seguono solo un reato in più, ma quel reato in più su 2 o 3 anni. Capito? Non sono 2-3 mila euro che vi danno, sono 2-3 anni, capito? Non è la pacca sulla spalla. Bravo, imparate Wow. a rispettare le regole, a rispettare questi mega professionisti. Io ho una cosa assurda, questo lo sentì in un'intervista di un boss che diceva, ma per fortuna che ci sono le forze dell'ordine. E quello gli fa, parlavano in dialetto, e quello gli fa, compa, se non ci fossero questi saremmo ogni giorno a spararci tra di noi. Sarebbe Questa è gente malata, no? Sarebbe anarchia, veramente. Capito? Sì. Quello perciò alla fine non comportatevi, la vita è troppo bella per spenderla dietro un carcere, è troppo bella per sentirsi dei cani randaggi che vi schiacciano tutti e vi schifano tutti, perché in quel momento voi pensate che sia paura, non è paura, è schifo, perché tanto lo Stato il giorno che ha deciso di distruggere la mafia ci ha messo una settimana. Punto. E li ha rasi al suolo a tutti. Perciò non è quella la via per i più giovani. Poi chi vuole fare quella vita sa benissimo che la passerà in galera, sa benissimo che avrà una famiglia rovinata, che la moglie lo mollerà perché non avranno i soldi per l'avvocato, perciò sa benissimo che ci sono persone dentro le carceri italiane che sono dentro con la pena scaduta, ma perché non c'è un avvocato, una cosa che si tuteli che quello può uscire. Cioè è una situazione catastrofica. Toglietevi dalla testa che sta spavalderia, sta cosa vi fa sembrare fighi. Siete solo quelli che domani non ci saranno. Cioè voi non sarete seduti al tavolo da gioco. Proprio vero, senpai. Poi mi fa sorridere la cosa che ogni volta partiamo dei discorsi che magari cominciano a sono un po' filosofici. Oggi quello di oggi era un po' filosofico, però siamo finiti in una cosa ancora più filosofica. Storie di vita, storie di... Allora, abbiamo parlato, senpai, della paura nella vita, più in generale. Sì. Io ora voglio sapere la paura... Senpai Luigi ha paura nelle gare? No. Nelle gare di Kyokushin. Non ne ho fatte gare. tante, io non sono un campione, non sono nessuno. I miei ragazzi che ho allenato ne hanno fatte esatto, tante. Però le gare le hai fatte. No, però cosa provi tu durante le gare? Per me era solo... A me piace combattere nel mio meglio, fare del mio meglio, non mi interessa né vincere né perdere, non me ne è mai fregato niente. Quindi zero ansia nelle gare? No, cioè, l'ansia sì, ma non la paura. Ok. Ansia sì, perché speri di fare una buona prestazione. Secondo te tra ansia e paura non sono la stessa, l'ansia non ti porta ad avere paura? L'ansia è un pensiero. Dove l'ansia tu cosa dici? Chissà se avrò il fiato buono, se la ritmica è buona. Allora pensi che la paura è qualcosa che dice ora mi ammazzano, ora mi faccio male. Quelle sono cose molto diverse. Okay. L'ansia la batti con una carta buona e la paura deve uscire su tutto il mazzo. Secondo te è genetica questa cosa? Sì. Genetica. Sì, anche perché ricordati una cosa, la mancanza di paura è un problema gravissimo, perché la mancanza di paura ti fa pensare che puoi andare contro un muro a 300 km/h. Non è che perché uno è sopravvissuto va bene, tutti gli altri sono morti. Perciò il discorso della casistica, ma uno è sopravvissuto, sì, ma quanti ne sono morti? Capito? Perciò la paura è quello che ci impone una vita giusta. La paura di passare una vita tra le sbarre mi deve imporre di cercare una vita migliore fuori.
Perciò la paura è quello che ci salva. Il problema qual è? Che nei ragazzi di 16, 17, 18 fino a 25 anni c'è l'incoscienza, quindi la paura non la prova. Io non so, io di quegli anni non penso che me ne fregava niente. Però diciamo però una cosa, uno sport, perché alla fine tutto questo cerchio che si chiude con la disciplina marziale o la pratica di uno sport da combattimento, comunque quello a me ha aiutato tantissimo, mi ha fatto sentire da una persona molto insicura in sé, ero molto introverso, io non riuscivo magari a parlare normalmente, mi sentivo sempre inferiore rispetto alle altre persone. Lo sport, la disciplina, cominciare a praticare Muay Thai, a praticare pugilato, quando raggiungi comunque, non dico che almeno io ho fatto pochissime gare, però a livello personale io mi sentivo bene con me stesso, mi sentivo che se uscivo per strada non avevo paura. Questo non vuol dire che andavo a litigare con le persone, però mi faceva sentire forte per me cioè comunque lo sport aiuta. Io quello che vorrei portare, il messaggio che vorrei portare in questi video è proprio questo. Nei più giovani e tutto, io penso che lo sport sia proprio la prima pietra che va messa insieme alla cultura. La cultura in alcuni ambiti è un po' più noiosa, tranne che avete un professore. Però lo sport è immediato. Lo sport è immediato. Se hai la guida. Bravissimo. Però lo sport in ogni caso vi farà bruciare calorie, vi spegnerà questo fuoco potente che avete dentro, perché dovete calcolare che si passa da bambini, perciò senza peli, muscoli piccoli, ossa piccole, magari a bestioni che a 20 anni pesano 100 kg, 2 metri, e tu dici cazzo, ma quel ragazzo lì 5 anni prima era 1,60 m. Cioè, ci rendiamo conto cosa succede nel nostro corpo, perciò quando valutiamo i giovani pensiamo sempre a queste cose e siamo rispettosi con loro perché se lo meritano. Lo sport cosa ti fa? Ti attutisce questo fuoco, te lo direziona verso qualcosa che ti riempie la vita, ti fa fare amicizie sociali, perché in palestra, io chiamo palestra, dojo, arti marziali soprattutto, se sono sane non c'è competizione, perciò tu non devi dimostrare di essere più forte alla palestra. Se lo sai verrà fuori da solo e gli altri non avranno paura di te, ma ti stimeranno. Ma che poi secondo me lì è una questione anche, è giusta la competizione all'interno di una palestra. Se una competizione è molto, cioè è quello che ti porta, secondo me. Io sono sempre stato in competizione con io penso che non sia, ma non vuol dire che odiavo l'altra persona, sia amicizia. Certo, però una competizione amichevole. Ma quello è allenamento, uno quando si allena c'è la cosa comunque, no, tra ragazzi, la prossima volta ti spacco, la prossima volta, però sei tra amici. Stop. È una cosa assolutamente amichevole, non c'è un premio alla fine, no, non è che perché tu hai vinto lo sparring diventi il gorilla con la schiena grigia alla palestra. Ma poi tanto uscivamo, quello va benissimo. Chiaro. Perciò tutti gli esseri umani hanno, questo lo spiegava anche il Sifu Fumarola, che saluto, quella cosa yin yang, c'è una parte oscura forte che ha bisogno di sfogarsi, c'è una parte chiara di noi che ha bisogno di sfogarsi, perché entrambe le parti devono trovare una compensazione nell'altra. Competitivi però non significa che chi non è competitivo con te viene allontanato, perché quello poi è bullismo. No, chiaro. Quello tante volte succede. Però tu devi posso dire nelle palestre è raro. È rarissimo. È rarissimo. Assolutamente. Dove succede va denunciato. Cioè, io ho girato tantissime palestre, ragazzi. Lo voglio dire anche per i genitori, magari, che no, molti hanno paura di portare i figli perché sport violenti, eccetera. Io non ho mai visto in tutte le palestre che ho girato, anche quelle più, dici, malfamate, dove vedi proprio che vanno lì proprio la peggio gente. Quando entri tutti ti accolgono, ti accolgono bene. Sono sempre stato accolto bene. È vero, prima di fare YouTube, quindi non c'era la cosa di... vero. E poi ricordatevi, anche io ti faccio un esempio, anche per farti capire la mia filosofia. Io allenavo gli agonisti e i miei agonisti erano molto forti. Quando arrivavano persone nuove o non agonisti, o loro potevano combattere solo prendendo colpi, cioè non lo devi toccare, perché lui deve imparare a combattere, tu già sai combattere. Perciò tu farai condizionamento e lui comincerà a capire come muoversi, prendere le misure. Quando la sua cintura sarà gialla, blu, sarà un agonista, allora cominciamo. Ed erano tutti forti e non se ne andava nessuno e si trovano tutti in famiglia, e alla fine quando combattevano liberamente dicevano cavolo senpai, ma sto combattendo, cioè hai visto, ci siamo arrivati, ma non si è fatto male.
Certo. Perciò a me tipo vedere scene dove nello sparring si esagera per fare male non mi piace. Perché passa sempre un brutto messaggio. Però, no, Invece quello- quando vedi uno sparring fatto bene, forte tutto, dove boom, abbraccio e quello va benissimo, perché dobbiamo crescere, ma sempre nella tutela l'uno dell'altro, e la prima tutela sono i nuovi arrivati. Chiaro. Il nuovo arrivato logicamente deve stare alle regole. Si lascia il dojo pulito, si entra puliti, profumati, piedi puliti, mani pulite, sempre profumati, guantoni puliti, si lavano i paratibie, si lavano le fasce. Ma che state scherzando? Fa quello il vostro biglietto da visita. Mamma mia, senpai, io le fasce le lavo ogni 8 mesi. No, Ogni 8 mesi. Se non sanno di Fonzis vuol dire che non ho lavorato abbastanza. ecco, queste sono pagliacciate. No, sto scherzando, sto scherzando. Io quando ho la fortuna di allenarmi con, vabbè lo sapete chi sono i vari nomi, come dojo profumo di Creed, Aventus, è uguale qua, è uguale dove si deve essere, perché? Perché è il vostro biglietto da visita. Anche negli stage che uscite per anche una tibia forma di si muore di rispetto. puzza, ma che fa? È il rispetto soprattutto verso te stesso, No, è verso gli altri, cavolo. Cioè, verso gli altri, ma parti da te. Sì, Nel sì, momento in cui rispetti te stesso, già vedrai che stai rispettando gli altri. Perciò partiamo da noi, cominciamo ad avere cura di noi, della nostra preparazione fisica, mentale, puliti, educati, rispettosi. Perché? Perché se poi mi trovo male, il problema non siete voi, allora è giusto che salutate, aprite la porta e vi andate a cercare un'altra palestra, un altro dojo, perché tanto piano piano troverete quello che state cercando. Non arrendetevi, ma rispettate. Non fate i bulli quando entrate, ma rispettate. E gli anziani solitamente, ma parlo di una casistica veramente quasi al 100%, vi faranno da guide, vi faranno crescere, vi aiuteranno, ogni tanto vi rimproveranno con il buono per farvi migliorare, non per offendervi. Perché ogni tanto serve anche futodaci, allora ti metti dritto perché sei arrivato da poco, non lo sai che si aspetta così, però poi te lo porti nella vita, te lo porti nel lavoro, ma te lo porti con gioia, e questo è bellissimo, questa è una cosa buona. Ad esempio essere educati è forza. bellissimo. Essere educati e cortesi è forza, e siate sempre educati e cortesi. Uno, perché vi conviene. Si sa mai, no? Mio padre, che era una persona veramente illuminata, mi diceva sempre: devi essere sempre cortese con tutti. Uno, perché dimostri da dove vieni, e due, perché non sai mai dove troverai in futuro quella persona. Convenienza, tutela del futuro. Se domani quella persona è dietro uno sportello una cosa, il signor Passaonde, ma che bello vederlo, ma carissimo, come sta la famiglia? Educazione, rispetto, cortesia. Se a quella persona gli ho detto parolacce perché magari al semaforo non è scattato come Verstappen, ma questo è quello là, allora aspetta un attimino, perché poi la vendetta è insita nell'essere umano per varie misure, logicamente. Perciò siate più intelligenti, siate più forti, siate Tutelatevi. tutelatevi. Usate tutti i metodi che volete per essere migliori, sia convenienza, sia quello che volete. Non lo dovete fare per forza per morale o perché si deve essere così. Cercate di capirlo perché si fa. Uno dei motivi può essere anche una cosa semplicissima, quella dice: ma io non lo so che quello domani me lo trovo dietro al supermercato, mi dice: no, un attimino, la cassa non funziona se va di fretta. E che gli fa? Gli gridi ancora? Oh carissimo, no, vieni, ti faccio passare. Bravo, non scavalcare, parliamo sempre di educazione e civiltà. La civiltà è forza. A me tante volte piacerebbe che, però poi penso, c'è la signora, c'è quello, è giusto che aspetto. Posso aspettare, sono forte per aspettare. Sono forte per controllare magari questa emozione sbagliata, che noi un po' gli italiani ogni tanto ce l'abbiamo, di no, posso aspettare, sono forte. Prego signora, vada lei, che la cortesia è forza. La rabbia non è forza, la rabbia è soltanto un motore per continuare a tirare cannonate contro nessuno, perché alla fine non gli fate niente. Il sistema di voi se ne fotte, il sistema di voi vi mastica e vi sputa. Quando voi fate nei quartierini
i seconda generazione, i Maranza, le cose, che può essere anche bello, gli amici, le cose, essere un po' fighi, ci sta, siete vestiti particolari, a me non mi dispiace, poi ho visto spesso nei locali e quando vi parlo siete pure educatissimi. Non giocate a fare i malavitosi, perché? Perché ora fanno finta che hanno paura, vi fanno crescere, vi fanno arrivare a creare una strutturina stupida da niente, perché poi alla fine sono noccioline che vi fanno mangiare e poi vi radono al suolo come se voi foste la peggio delinquenza del mondo. Abbiamo ripulito il quartiere e dai libri, telefoni, televisioni, cose, e voi siete stati soltanto i loro soldini. Vero. Il vostro quartiere tenetelo pulito. Fate pulite i giardini, non la violenza che vedo. A me ad esempio anche questi che vanno alle metropolitane a me non piacciono, non va bene, perché tu così crei il far west. Io i ragazzi che facevano casino nei locali, i ragazzi io ne ho visti, la gente parla, fa e dice, io mi feci 30 anni nel locale, forse anche di più ormai, no di più. Mai ho pensato che dovevo punirli, mai, perché non sono io a punire. Vi dico la verità, gli facevo posare le cose, nella stragrande maggioranza dei casi gli parlavo e da quel momento in poi mi davano rispetto. Ce ne fossero di Senpai Luigi, ce ne fossero altri 10.000 di Senpai Luigi. No, io vi parlo per quello che mi capita, non sono io la guida e tutto. Però io penso che questi video possono essere comunque di grande esempio per le persone che invece si trovano, come abbiamo detto all'inizio del video, in delle situazioni magari spiacevoli. Io spero che queste tue parole comunque aiutino le persone a non entrare più in certi contesti, certi giri di persone che ragionino con la loro testa. Sì, non li fate arricchire, ragazzi. E soprattutto al di là di quello, Senpai, diciamolo Senpai, che si riempiono i dojo e le palestre di sport da combattimento, che ti sfoghi, vai in palestra dopo un'ora di sacco, scommetto che non c'hai più voglia di litigare manco se l'altro ti suona il semaforo. Una cosa importante, quando andate, mi è capitato di vedere qualche video. Ecco, non fate l'errore di mettervi a sacco, fare le minacce, cose. Io lo so che scherzate. Vabbè, ma Senpai, sono ragazzi. Sono ragazzi. Però quello che passa, qual è? Che siete stupidi. Fate una figuraccia, ridono di voi, ragazzi. Davanti vi rispondo, fate a sacco, educazione. Evitate sti video, minaccio qua, spacco, dico, faccio, cose, perché è ridicolo. Cioè è ridicolo, fatevi le gare, fatevi le competizioni, fatele in maniera sana, allora va bene. Se io combatto in una gara contro Erwin e lo spacco e poi ci abbracciamo, va bene, ma non legate le palestre a ste cose. Io invece non sono d'accordo con questa cosa, Senpai. Io penso che alla fine ci sta che uno si fa anche per ridere, per scherzare. Se la violenza è solamente nei video, cavolo, non è violenza reale, non porta a violenza reale. Si sa che la gente scherza, uno picchia il sacco, dice vedi questo potresti essere te, l'altro picchia ancora più forte, vedi finisce là. No, allora perché quanti poi alla fine si vedono la sfida per al sacco strada va per bene, andare. la sfida al sacco va bene, le ma cose quanti vanno realmente bene. dai social vanno a finire poi cose? Quando tu vedi un ragazzo di origine nordafricana che sta scherzando, perciò io lo so che sta scherzando, al sud ci sono delle persone che non lo valutano come uno scherzo, perché è uguale, è un messaggio sbagliato. Non si minacciano le persone, non si preparano atti di invasioni, di cose varie, perché io che sono del sud ci rido e so che anzi mi ci andrei a bere pure una cosa insieme che mi fa pure simpatia. Ci sono delle persone che non hanno questa cosa. Ho visto un video dove non so, dopo una partita di calcio tra italiani, perciò non cambia nulla, io non ho mai visto quello di qua, quello di là, che pestavano a uno davanti a suo figlio. Mamma mia. C'è il bambino in lacrime. Cioè una volta avevamo l'onore noi. Cioè io sono stato per Strada Carusi e tante volte mi è capitato di dire ci va a casa a tuo figlio e poi ne chiarimmo. Cioè, ma di che stiamo parlando? Perciò quando passa il messaggio sbagliato, tu dici io rido,
Ma sei sicuro che Angelino o Tizio Michele o Habib ride? Ma io penso che, vedi che per quello io penso che da una certa età in poi non si deve stare sui social. Te lo dico sinceramente, da una certa là, mettiamola così, lasciamo ancora Senpai Luigi, dai 53 anni in su. Ok, manca poco no, per me. dal 53 anni in su, ragazzi, i boomer purtroppo sui social sono quelli la vera causa del male, perché non capiscono che noi molte volte scherziamo, come io faccio battute su tante discipline e poi mi arrivano i cinquantenni, i sessantenni che mi rompono, non diciamo parole, mi rompono le scatole perché non capiscono che è un gioco, si scherza, fatevi una risata. Invece no, arrivano là e fomentano le guerre. Ecco, i ragazzi non fanno queste cose. Arriva gente grande che fomenta le cose. Però ora la gente grande deve anche stare un po' fuori da certi contesti. Ti dico un altro discorso, non è vero neanche quello che dici, perché no, poi boomer non so manco no, sono, boomer. però ora tante volte anche tramite i social partono delle risse e delle cose poi che succedono in piazza. Senpai, quello che vedo sono sempre io, successi. È vero, quello che vedo io sono tutte cose montate, conosco le situazioni. La casistica è bassa, fortunatamente bassissima, però non fomentiamo questa cosa qui, perché ragazzi, anche che siete minorenni e fate un danno, o c'è stato degli animali che ora hanno ammazzato 3 persone a Monreale, vivranno tutta la loro vita in carcere. Ma di che state parlando? Vabbè, lì stiamo andando proprio su. No, ma ti sto dicendo che l'evoluzione del male tende sempre ad amplificare. Io penso che uno quando sta sui social è un po' come quella cosa lì, da piccolo ti dicevano non cominciare con le sigarette e finisci con l'eroina. Quanti casi sono stati così? Cioè, io la vedo un esempio simile. No, io sto solo dicendo. Io ti dico, quello che vedo io attorno, ragazzi più giovani, della mia età, eccetera. No, io sto solo sui social, e chi sta sui social non sta in strada. Io dico solo. Ed è già quello un guaio. Ma no, ma la strada è anche un posto bello. Cioè, basta viverla. Non sto dicendo quello, però chi sta sui social non sta in strada. Però io dico un'altra cosa: evitate i social per messaggi violenti, evitate i social per atteggiamenti violenti. Perché magari il ragazzino più piccolo di voi e tutto vi prende come suo esempio, come suo idolo, e crescerà male. Poi magari un giorno scoprirà che perché lì avete una responsabilità, ragazzi. Ciao. Avete una responsabilità. Quando siete persone che hanno un seguito, potete essere forti, anzi molto più. Cioè, a me mi dicevano: YouTube, mamma, vedrai che succederà, tutti parleranno male, fanno cose. Me lo disse anche lui, gli hater, le cose. Milioni di persone meravigliose. Adesso sei sbarcato su TikTok. Instagram, aspetta, lo sto raccontando. Instagram, ma poi vedrai gli hater, le cose. Da quando io non sono. Sei un caso anomalo te. Quello che tu non vuoi capire che stai facendo è la violenza, sì, ma è un caso su. Ok, io ti sto dicendo la stessa cosa qua su questi social, tu sei un caso su. Ma perché io mi comporto come una persona che ha vissuto. È l'aura che trasmette nulla. Io non ti posso dire che sono un santo, io non lo sono. Io ti sto dicendo, io ho sbagliato, sono stato fortunato a passare indenne da queste cose, perché l'avrei pagate. Cioè io sono solo stato fortunato. Io quando parlo faccio le cose, perciò quando vi dicono siate corretti, vedete che le cose vanno benissimo, perché Instagram, guarda, ho trovato un mare di amici, di persone carinissime. TikTok, stacci lontano, io non sapevo neanche cosa fosse. Giorno 15, non so per quale motivo. Gli stai contando? Sì, il 15 di aprile, il mese scorso. 15 giorni su TikTok. No, il 15 il mese scorso vediamo su TikTok, perché a me, devo dire la verità, mi piace che mi scrivete, mi piace leggere e vedere le vostre cose. Sono tante, la maggior parte sono cose bellissime. Picchia tutti, uno più educato. Allora dico, la massa è positiva, perciò ricordatevi voi che fate i video, non fate passare queste cose, atteggiamenti da sceriffi o da picchiatori o da cose, perché non ha senso, non serve. È soltanto che magari un ragazzino di 12 anni, 13 anni sogna di essere come voi, e se domani va a finire in galera è colpa vostra, se domani lo ammazzano per strada è colpa vostra. Prendetevi questa responsabilità. Io me la prendo. Io infatti ogni volta dico sempre no.
vuoi essere forte, vieni a Dojo, ci alleniamo, vai da Erwin dove si allena lui, fai Brazilian Jiu Jitsu, lì puoi essere forte e saggio e pulito e veramente forte, perché poi a uno Certo, che fa certo, queste no. cose li rispettano anche i malavitosi, no? Perciò Quindi perché- ragazzi, in conclusione, dai basta, non abbiamo più che già gli abbiamo scassato la... volete sfogarvi, iscrivetevi in palestra. Sì. Oppure, perché tanto so che se non lo dico io lo dirà Senpai Luigi, compratevi il Rasta Rasta Power! Power! Compratevi E il Rasta questo- Power, vi fate mezz'ora di allenamento con il Rasta E Power. ad oggi solo grazie ragazzi, solo numero uno, la verità. Lo sapevo che avrebbe voluto la marchettata. Senza il Rasta Power dove si va? Ma ve l'immaginate quest'estate spiaggia, poso la palla, mi lancio il Rasta Power, ciao! E con questo, Senpai, grazie come sempre. Oh, Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. E siete nel buon mio cuore ragazzi, veramente. Hajime! Posso!